tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High o bentornati. Allora, siamo qui con tutti gli ingredienti che ho preparato per fare i biscotti. Oggi prepareremo i biscotti integrali al burro d'arachidi che io e James mangeremo poi per tutta la settimana. È proprio l'infornata della settimana, oggi è domenica e di domenica pomeriggio mi metto sempre a fare i biscotti. A volte James mi aiuta e a volte li faccio un po' per conto mio. Sono molto semplici da fare. Vi faccio vedere un attimino gli ingredienti in generale di cui avete bisogno se volete fare anche voi da casa questa ricetta. Allora, cosa c'è bisogno? Allora, abbiamo in primo luogo la farina integrale. Questa è farina integrale di grano, ecco, quindi farina integrale di grano, e ne abbiamo bisogno 220 grammi, ok? 220 grammi di questa. Poi abbiamo bisogno di 50 grammi di zucchero. Attenzione, io uso l'eritritolo. L'eritritolo è un sostituto dello zucchero anche, io lo utilizzo in uguali proporzioni con lo zucchero perché si sostituisce molto bene. È un dolcificante naturale, però è un po' come la stevia, ma è più buono della stevia, molto più buono della stevia. Questo ne utilizzo 25 grammi e 25 grammi di zucchero, però se non lo avete potete utilizzare lo zucchero, 50 grammi, qua ho zucchero bianco, però potete utilizzare anche zucchero di canna per esempio, o potete utilizzare anche un altro tipo di zucchero. Comunque ce ne vogliono 50 grammi in totale, io faccio 25 e 25, però 50. Poi abbiamo, sempre parlando di dolcificanti, ecco, abbiamo poi il miele. Il miele, utilizzo il miele millefiori e ce ne vogliono 20 grammi, più o meno, poi vediamo come mai più o meno, però 20 grammi circa e va bene. Poi abbiamo un cucchiaio di semi di chia e poi vi faccio vedere come mai bisogna utilizzare i semi di chia, e qua un cucchiaio ce ne vuole. Poi utilizziamo l'olio di semi di girasole e di questo ne abbiamo bisogno 70 grammi. E poi abbiamo il burro d'arachidi, questi sono biscotti appunto al burro d'arachidi, quindi ci vuole il burro d'arachidi e di questo ne abbiamo bisogno 30-40 grammi più o meno, e questo burro d'arachidi liscio, quindi non quello con i pezzetti, a meno che appunto di vostri gusti vi piace quello con i pezzetti, quindi un burro d'arachidi liscio, e poi un cucchiaino raso di lievito in polvere. Allora, per prima cosa allora, bisogna preparare i semi di chia. Allora, i semi di chia li utilizzo, vedete che non ci sono le uova in questa ricetta. I semi di chia prendono un po', sostituiscono le uova praticamente, è un sostituto delle uova in questa ricetta perché hanno una funzione collante. E cosa facciamo? Vi faccio vedere come si fa, quasi viene anche chiamato l'uovo di chia. Mettiamo, vedete, un cucchiaio, faccio vedere, un cucchiaio di semi, ok? Adesso vado al lavandino e un cucchiaio di semi di chia va poi appunto mischiato con circa 3 cucchiai di acqua. Vedete, adesso i semi di chia li lasciamo qui ad assorbire, ecco, l'acqua, e poi vedrete come diventeranno, per circa 10-15 minuti è già sufficiente. Nel frattempo li mettiamo qui da parte, ok, a parte qua, e iniziamo poi a preparare appunto la ricetta. Allora, prendiamo la bilancia, io peso tutti gli ingredienti, peso tutti. Allora, la bilancina, così appunto facciamo tutto a perfezione, o vediamo, ci proviamo a fare a perfezione. Allora, quindi partiamo, come dicevo, con la farina. Quindi farina integrale. La farina integrale poi è molto buona da utilizzare. Questi biscotti saranno rustici. Vediamo appunto 220 grammi, dicevamo. Ok, 221 va bene. Ok. Quindi dicevo che questi biscotti sono piuttosto rustici, ok? Quindi avranno un sapore proprio per via della farina integrale, perché la farina integrale contiene la crusca, ecco, quindi tutta la fibra è racchiusa
ecco, nella crusca, quindi saranno piuttosto sani come biscotti. Adesso andiamo, appunto, mettiamo lo zucchero, o questo appunto sostituto se lo volete utilizzare. Poi dicevamo 50 grammi, quindi metto 25, quindi altri 25 grammi di questo. Già fatto, bene. E adesso mettiamo il cucchiaino raso di lievito, ok? Ecco, va bene. Allora adesso mescoliamo gli ingredienti. Questi sono gli ingredienti asciutti o gli ingredienti secchi, ecco come si chiamano. Adesso dovremo formare la parte bagnata, ok, della ricetta. Iniziamo dall'olio, sì. Allora l'olio ne abbiamo bisogno di circa 70 grammi. 76, 75, vabbè, va bene. Poi abbiamo il miele. Del miele ne mettiamo 20 grammi, dicevamo, quindi. Adesso abbiamo il burro d'arachidi. Questo è un burro d'arachidi che io utilizzo molto denso, ok? Quanti grammi ne abbiamo? Ho 46, questo è, sì, questo è abbastanza, sì. Quindi dicevo tra i 30 e i 40 grammi, ma appunto questa è abbastanza. Quindi adesso cosa facciamo? Adesso lo sciogliamo. E se lo fate non dategli troppo, perché poi sennò diventa rancido, ok? Allora, vediamo un attimo, ecco, vedete? Si è sciolto. Adesso iniziamo un attimo qua a mischiare. E aggiungiamo il burro d'arachidi e aggiungiamo i semi di chia, Guardate i semi di chia adesso, vedete? Questo è il nostro. Non hanno l'aspetto più grazioso i semi di chia e non hanno assolutamente, se non li avete mai provati, non hanno sapore, sono insapori. Ecco, quindi vanno perfetti dentro e aggiungono anche qua proteine, aggiungono fibre e grassi i grassi sani, non grassi saturi, ecco, quindi sono molto sani e avranno appunto, come dicevo, quell'effetto collante nei biscotti che li renderà insieme e li renderà più semplici da impastare, ovviamente, perché a volte quando si sostituiscono le uova si sgretolano tutte le cose, invece i semi di chia sono appunto un ottimo sostituto e sono anche a lunga conservazione, quindi vi rimangono li potete tenere nella credenza anche per mesi, ecco. Allora adesso qua l'impasto è pronto, abbiamo bisogno della carta da forno e prepariamo la teglia. Questa è la teglia, così i biscotti non si attaccano. Abbiamo l'impasto, ha una buonissima consistenza da impastare, quindi prepariamo delle palle. E adesso iniziamo a preparare delle palline di questa dimensione. Io ne faccio di questa dimensione e ecco, gli ingredienti che abbiamo preparato, le proporzioni sono giusti, sono abbastanza ne verranno fuori circa 30-35 di biscotti di queste dimensioni. Potete anche utilizzare degli stampini, ok? Per appunto farli di forma, se volete farli a cuore o a stella, e li mangiamo a colazione. In genere ne mangiamo 2 o 3 a colazione a testa, magari anche 4, o li mangiamo anche a merenda se ci viene fame nel pomeriggio. Dà piacere proprio mangiare dei biscotti fatti in casa durante la settimana, vi rende, come dire, orgogliosi delle vostre piccole creazioni in realtà, e dire li ho fatti io, no? Quando li mangiate, e sapete gli ingredienti che ci sono dentro, perché sapete, a volte
quello che si compra, non si sa mai anche appunto la qualità degli ingredienti, quindi è bello sapere, appunto li ho fatti io, dite, e gli ingredienti sono solo questi, sono tutti degli ingredienti sani, vi fanno sentire, non potete sentirvi in colpa mangiando questi biscotti, ecco. James, per favore, puoi preriscaldare il forno a 180 adesso? Grazie. Mi sa che oggi ne vengono 37. Allora, adesso abbiamo finito i biscotti e adesso li inforniamo, quindi li mettiamo in forno. Li mettiamo in forno al centro, non in alto, non in basso, al centro, e li lasciamo, adesso sono le 3:26, li lasciamo circa 15 minuti. Come vedete i biscotti adesso sono le 3:39, quindi ci hanno messo meno di 15 minuti, 13 minuti, e direi, lasciamoli un attimino, spengo il forno, vi lascio giusto un attimo ancora a prendere un po' più di calore, ma sono cotti, sono giusti, e non mi piacciono sinceramente bruciati. A chi piacciono i biscotti bruciati? A nessuno. Quindi adesso li tiriamo fuori. Ok, calore, facciamo uscire un po' di calore e eccoli qua i nostri biscotti. E aspettiamo, li lasciamo raffreddare adesso per almeno 20 minuti e poi li mettiamo via e li chiudiamo, così almeno non prendono aria, ecco. E poi magari li assaggiamo. E adesso sono raffreddati e quindi li mettiamo via. Ecco, li mettiamo, se avete una scatola di latta è il massimo, ecco io non le ho, però utilizzo semplicemente un contenitore per alimenti, e li mettiamo via tutti. E vedete, hanno proprio l'aspetto dei biscotti fatti in casa. Non sono perfetti appunto, ma l'importante è che siano buoni. Allora, come sono i biscotti? Sono buoni? Buoni. Bellissimo. Ok, ancora. Allora, come avete visto, i biscotti sono venuti molto bene, hanno proprio una consistenza corposa, sono densi, sono anche fragranti e quel gusto un po' rustico, ecco, quindi dei biscotti fatti in casa, e vi consiglio altamente di prepararli da casa. Allora, per oggi è tutto, e se vi è piaciuto questo episodio mettete un like e considerate di iscrivervi al canale, così che non vi perdete nessun nuovo episodio. Allora, ci vediamo nella prossima lezione, continuate a seguirmi e alla prossima, buon proseguimento e buona giornata. Ciao ciao!